Il 20 gennaio del 2025, all'insediamento alla Casa Bianca di Trump, lui stesso dice queste parole. Conclude il suo discorso dicendo: "Sono salvo per una ragione. Io sono stato salvato da Dio per rendere di nuovo grande l'America". Questa frase rimarrà assolutamente nei libri di storia. È una frase che dà un nuovo senso, come dire, medievale, no, alla sua investitura, dove il potere politico e il potere spirituale si uniscono nuovamente. Cioè lui assume in qualche modo non solo una carica politica, ma anche una carica spirituale, chiaramente pagana, ma densa di significato. Io in queste parole ci leggo quasi un imperialismo, non solo culturale, ma anche spirituale. Come se fosse Dio che avesse scelto Trump per cercare di guidare l'Occidente in questa guerra di nuovo spirituale, non solo economica, politica, verso e contro, meglio, gli altri potentati tipo la Cina, il Medio Oriente e bla bla bla. Quindi con questa frase c'è un po' l'analisi e la lettura di tutto quello che diremo, cioè il fatto che Trump esprime con questa frase il fatto che lui diventerà il punto di riferimento di un nuovo corso assolutamente imperialistico, cioè di dominio e autoreferenziale, quindi di conquista delle altre culture. L'America è sempre stata un po' così, ma in questo caso diventerà sempre più importante, secondo me, con il suo arrivo. Allora, lo scopo di questo video è di cercare di capire che cosa dobbiamo fare, quali tipologie di investimento fare ora che Trump è salito alla Casa Bianca, e quindi per cercare di arrivare a capire, a comprendere su che cosa dobbiamo andare ad investire, come dobbiamo investire, quanto dobbiamo investire, o come dobbiamo cambiare il nostro portafoglio, è importante prima di tutto capire cosa vuol fare Trump, quindi quali sono le sue idee che vuole mettere a terra durante il suo mandato, su che cosa converrebbe quindi investire, e fare delle considerazioni finali, cioè capire, e questo è un punto secondo me fondamentale, capire quali possono essere i problemi con la presidenza Trump, e parleremo anche nella parte finale un po' di questo libro, Il nuovo ordine mondiale di Ray Dalio, perché fa vedere un aspetto secondo me che si chiude perfettamente all'interno di questo ciclo, cercando di far capire se questo è il canto del cigno americano, cioè il punto, l'acume più alto, il punto momento economico e politico più alto dell'America, e poi ci sarà una caduta o no. Questo perché è importante sapere che quando facciamo degli investimenti non li facciamo mai per un investimento di 1 anno, 3 anni, 5 anni. Chi vuole investire per garantire alla propria famiglia come dire, un extra reddito nel futuro, per vedere crescere i propri soldi, o semplicemente perché quando andrà in pensione vuole avere un capitale da parte o per delle emergenze, in questo caso noi stiamo parlando di investimento di medio-lungo corso, e quindi in questo caso è importante avere tutte queste informazioni, tutte queste tessere del puzzle per poter prendere una decisione assolutamente coscienziosa e ragionata. Quindi quello che voglio dire è che non bisogna seguire l'emotività negli investimenti e quindi dire Trump è stato eletto, quindi io da adesso in avanti mi comporterò in questa maniera. Trump rimarrà per un periodo limitato di tempo, ci saranno delle salite, delle discese, ci sarà magari un momento di instabilità. Quello che bisogna fare è avere assolutamente ben determinata nella testa qual è il nostro obiettivo di investimento, quindi che cosa vogliamo fare con quei soldi, qual è la nostra età e anche la nostra percezione del rischio, no? E quindi se siamo più propensi a rischiare o meno. Quindi fatti diversi parametri, noi abbiamo una strategia di investimento, andremo a fare un video su questo, e una volta che abbiamo definito la nostra strategia di investimento la terremo ben salda anche se Trump è salito alla Casa Bianca. Certamente la contingenza della politica trumpiana ci porterà magari a fare delle considerazioni e delle modifiche all'interno del nostro portafoglio per sfruttare magari il momento, ma questo è già
deve essere fatto carico di una persona che ha già una certa esperienza, però è importante capire come si evolverà l'economia americana nei prossimi anni probabilmente e quali sono i megatrend, cioè quei trend importantissimi sui quali ragionare perché si fa il futuro, non esagero, non dell'America, ma dell'umanità. Perché in questo momento, ragazzi, c'è veramente, quello che bisogna cercare di capire è che c'è una lotta globale tra la Cina e l'America, non solo da un punto di vista di potentato economico, ma anche per il dominio futuro sulla Terra, perché qui si parla anche di spazio, ragazzi, e chi dominerà lo spazio dominerà anche la Terra. Quindi quello che voglio consigliare, e che molti sbagliano, a mio parere, è quello di non seguire l'emotività e la contingenza. Sicuramente prenderne atto, capirla, magari fare degli aggiustamenti, ma bisogna avere un piano di investimento ben strutturato e lungo e mantenere quel piano negli anni. Io però, prima di capire che cosa vuole fare Trump, vorrei snocciolare dei dati. Scusatemi, io sono molto analitico, ma secondo me in certi casi, soprattutto su come gestire il denaro e sugli investimenti, bisogna avere un po' di analiticità, perché se no si va poi a sconfinare un po' come nel calcio in Adani, no? Sull'emotività, che è molto bello, sulla gara che fa ridere, però lì parliamo di calcio, qui parliamo assolutamente di soldi e del nostro futuro. Quello che voglio dire è che in questo momento i dati parlano assolutamente chiaro. L'America è il potentato economico, culturale, secondo me, al mondo, assolutamente. I dati parlano chiaro perché ci dicono che vivono circa 335 milioni di persone all'interno dell'America e hanno un PIL di circa 30 mila miliardi. Ok? E se noi andiamo a paragonare questo PIL con l'Europa, tutti i paesi europei hanno un PIL di circa 20.000 miliardi, cioè noi abbiamo 10.000 miliardi in meno di PIL, pur avendo il doppio della popolazione. Quindi al posto di 335 milioni di persone ne abbiamo 750 milioni. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo nettamente meno produttivi, vuoi per delle ragioni storiche, vuoi per dei conservatorismi interni, perché siamo meno progressisti, vuoi perché siamo assolutamente ancora molto divisi. Vedete come la Meloni cerca un approccio con Trump e con Musk, mentre gli altri paesi sono molto più distanti dalle politiche americane. La Germania vuole avere un dominio all'interno economico all'interno dell'Europa, insomma ognuno tira un po', come si dice, l'acqua al proprio mulino. Quindi quello che voglio dire è che c'è il termine della produttività è fondamentale. In questo momento l'economia americana è molto più produttiva e anche l'imperialismo culturale è molto più spiccato rispetto al nostro. Ma questo lo si vede anche con la Cina, perché molto spesso ci dicono investite in maniera diversificata, mettendo anche i paesi emergenti. Ecco, la Cina viene considerata uno di questi paesi, come dire, emergenti, ma se andiamo a ben vedere, il PIL è di circa 20 miliardi, 1000 miliardi, un po' come un po' come l'Europa, leggermente di meno dell'Europa, ma ragazzi non stiamo parlando di 300 milioni, 700 milioni di persone, ma parliamo di 1,5 miliardi. Quindi la Cina è assolutamente non produttiva, ha dei consumi interni molto ridotti, insomma ha molte problematiche per le quali non è ancora sbocciato. Quindi in questo momento è l'America che fa la storia e in questo momento, secondo me, dato che già l'America fa la storia, con l'arrivo di Trump la farà ancora di più. Quindi ora passiamo alla prima sezione della nostra analisi. Che cosa vuole fare Trump? Sostanzialmente lui sta ricercando, la chiamerei così, l'autosufficienza. In un mondo assolutamente interrelato, no? Globale come il nostro, quello che Trump vuole fare per detenere questo dominio, perché si spaventa un po' chiaramente della crescita della Cina e del modo di vivere totalmente diverso rispetto a quello americano, è quello di essere autosufficienti. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire di non avere necessità di persone e di beni prodotti esternamente all'America.
Questo è un po' controintuitivo in questo momento storico, secondo me, perché appunto andiamo verso un pianeta totalmente collegato grazie alla tecnologia, ai trasporti e via discorrendo, quindi è difficile pensare che un paese possa essere completamente autosufficiente. Ma come dire, l'intelaiatura di questo mondo molto connesso ne prova con la notizia di DeepSeek, no, che abbiamo avuto, cioè del fatto che l'America spinge tantissimo per l'intelligenza artificiale e poi arriva un giorno un nuovo, chiamiamolo così, motore di intelligenza artificiale cinese, viene definito da una startup che si chiama DeepSeek, che in una giornata fa cadere Nvidia in borsa del 20%, Microsoft del 3-4%, quello che è. E questo perché? Perché questa nuova tecnologia di intelligenza artificiale sembra che possa ridurre le spese di produzione di questa intelligenza artificiale e quindi meno costi, più guadagno, più risultato con lo stesso sforzo. E quindi basta una notizia, no? Come dire, dall'altra parte del mondo perché tutto cambi anche in America. Quindi in realtà, seppure l'America è un potentato, ci sono molte evoluzioni in questo momento nel mondo che destabilizzano questo imperialismo, no, dell'America, e di questo Trump è preoccupato. Perché? Perché esiste una nuova valuta, come dire, una nuova riserva come il Bitcoin, esiste una nuova rivoluzione, no, industriale come quella dell'intelligenza artificiale che può cambiare veramente il mondo, c'è la conquista dello spazio, quindi quello che vuole fare Trump, quello che intende fare è di creare un, eh, un'America autoreferenziale. Questo come si può fare? Si può fare cercando un sostentamento, no, dell'energia autonomo, ed è per questo che Trump vuole cercare di ridurre assolutamente come dire, vi ricordate che loro avevano parlato, c'era il discorso del Green Deal, no? Cioè eh, quel, quel, eh, quel patto, diciamo, che era stato siglato dall'America nel quale per la riduzione dei consumi e tutto, insomma, Trump vuole tornare indietro perché vuole nuovamente puntare sui petrolio, sui gas, qualcosa che dei materiali, delle materie prime che l'America ha già all'interno. Quindi ha ordinato delle nuove trivellazioni, ha dato dei territori americani affinché ci fossero le trivellazioni, insomma sta puntando di nuovo sulla vecchia tipologia di energia rispetto a quella rinnovabile, chiamiamo così, ma non è solo una questione dietro ambientale, cioè lui non è, nel senso sì, è contro l'ambiente, ma nel senso che lui guarda gli interessi momentanei, non futuri purtroppo, dell'America e sa che in questo momento l'America, avendo quelle risorse prime, scusatemi, può e deve essere autosufficiente di nuovo puntando su quelle materie, su quegli elementi. Quindi prima di tutto vuole di nuovo tornare a un tipo di energia che ha alla casa. Vuole ridurre le spese, quindi un taglio netto delle spese per le imprese, chiaramente. Questo cosa vuol dire? Vuol dire maggiore produttività, vuol dire maggiori guadagni, vuol dire maggiori investimenti per la ricerca, vuol dire una crescita imprenditoriale ulteriore, sebbene l'America sia veramente al primo passo nel mondo per lo sviluppo imprenditoriale, e quindi avere tutte le produzioni di beni all'interno del proprio paese. E sicuramente qual è la chiusura del cerchio? Anche la difesa del territorio. Allora, Trump, benché venga descritto un po' come una persona violenta, no? Che giustamente nelle parole sembra che abbia sempre dichiarato che lui non intenda, no, fare delle nuove guerre, anzi il suo scopo è quello di interrompere le guerre che al momento sono scoppiate in tutto il mondo, no? Soprattutto parlo del conflitto palestinese, parlo del conflitto russo-ucraino, ma la sua idea quindi è quella di avere una difesa del proprio territorio, perché quando tu ti chiudi in te stesso, quando tu crei un impero, e vi ricordate anche l'impero romano, la prima spesa che tu hai è quella per la difesa, perché poi tutti cercheranno magari di
come dire, di entrare nel tuo territorio o comunque in qualche modo di farlo, di destabilizzarlo, perché qua non si parla più di un attacco all'America, ma di destabilizzazione, no? Quindi attraverso DeepSeek, quindi i problemi che vengono creati da un punto di vista economico con l'uscita di un nuovo motore di intelligenza artificiale e via discorrendo. Quindi il primo punto, secondo me, fondamentale, il primo ganglio dell'idea di Trump è quella di essere di nuovo autosufficiente nella produzione di energia, quindi avere di nuovo un nuovo miracolo americano di forte produttività e di chiusura rispetto a tutti al mondo. E anche, chiaramente, quello che voglio dire, e quindi di spinta economica. E questo cosa comporta? Comporta la creazione di dazi, no? Il secondo punto è la spinta economica. Quindi creare dei dazi per favorire la produzione interna, avendo in qualche modo mettendo delle tasse sui prodotti che arrivano dall'estero. No? E questo secondo me ha un senso da un certo punto di vista, perché sapete bene come in un mondo globale come quello di adesso la Cina crea delle problematiche non indifferenti all'equilibrio economico di intere nazioni. Perché? Perché la produzione ehm, hanno un mondo totalmente diverso rispetto a quello europeo, quello americano, e chiaramente prima di tutto lavorano in maniera molte più ore rispetto alle nostre, ha dei salari molto più bassi, con qualità inferiore rispetto ad altri paesi, e quindi si ha una produzione martellante con la discesa del costo di produzione, ma anche con l'abbassamento di ricavi all'interno dell'Europa e dell'America, perché se arrivano delle macchine che costano nettamente meno rispetto a quelle europee, il problema si pone. Vedete Stellantis che fatica a vendere le proprie macchine con i prezzi messi sul mercato, anche perché purtroppo i salari non stanno più salendo, e questo è dovuto anche alla guerra appunto con la Cina, che ha dei salari molto più bassi rispetto ai nostri. Quindi il primo punto che lui vuole fare, questo è un punto determinante secondo me, è quello di andare a mettere dei dazi per l'importazione di beni da altri paesi. Quindi i punti focali sono l'autosufficienza e la spinta economica, quindi essere completamente liberi, no? Nel poter far di nuovo aumentare la produttività interna con la riduzione delle tasse, con la creazione di dazi, e in qualche modo essere autosufficienti con la produzione di energia, tant'è che adesso si parla appunto della volontà del territorio americano di includere la Groenlandia, ma perché eh, Trump vede lì delle grosse opportunità di materie prime, e chiaramente c'è anche lo scioglimento dei ghiacci, quindi favorirebbe questa cosa. Ci sono pochissime persone ed è un territorio al momento danese, ma c'è la possibilità di conquista di questo nuovo territorio, una nuova frontiera da conquistare, il sogno americano. Quindi, come vedete, dietro si lega la realtà, il pragmatismo economico con una narrazione, no? Molto americana del sogno dell'American Dream, eh, ehm, e quindi anche di un imperialismo culturale. E poi un altro punto fondamentale, secondo me, dell'investitura di Trump e dei suoi desideri è quello della conquista dei megatrend, no? Il mondo sta andando in una direzione, almeno sembra che sia così, cioè i tre punti globali, come dicevo prima: uno è quella della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, che sta cambiando un pochettino, sembra, il mondo. Ci sono i primi effetti, ma secondo me molti effetti più importanti verranno visti nel prossimo futuro, perché poi l'intelligenza artificiale ha delle applicazioni in ogni comparto del pianeta, che possono essere, come dire, quelle della salute, della tecnologia, dello sport. E quindi, cioè, l'intelligenza artificiale è questa capacità di apprendimento, no? Importante, è assolutamente qualcosa che non ne fa il futuro, ma ne fa già il presente. Quindi l'intelligenza artificiale è un punto fondamentale al momento sul quale andare ad investire,
e lo vedremo nel prossimo punto, ma il punto è il megatrend, lo vogliamo chiamare così, e se vogliamo dire megatrend sono gli sviluppi economici più importanti del futuro da cavalcare. Uno è l'intelligenza artificiale, lo sappiamo benissimo. Due, apparentemente sembra il Bitcoin. Io ho fatto un video su questo punto. Io, come dire, credo fermamente nell'importanza del Bitcoin, ma ho moltissimi dubbi, come espresso durante il mio video, quindi io credo che l'investitore medio debba fare molta attenzione ad avere il Bitcoin all'interno del proprio portafoglio. Se ce l'ha deve avere una percentuale piccolissima, paragonabile a quella dell'oro o anche inferiore a quella dell'oro, perché è un investimento molto molto pericoloso. Però cosa vuol dire? Vuol dire che, lo vedremo prossimamente, sembra che il ciclo dell'America, anche se sta benissimo, sembra che stia per finire secondo l'analisi di Ray Dalio, e quindi si sta cercando un'alternativa al dollaro, no? Anche se si è apprezzato molto in questi ultimi mesi, si sta cercando un'alternativa. E questa alternativa viene vista da Trump all'interno delle criptovalute, quindi dell'importanza del Bitcoin anche come riserva, no? Al posto non solo della riserva aurea, ma anche della riserva di questa valuta, che poi non è una valuta, di questo bene immateriale che serve un po' da riserva, no? Aurea, chiamiamola così. Ma il fatto è che in questo momento, come dire, ci sono molti problemi. L'America sicuramente la sta istituzionalizzando, e questo è un aspetto importante. Allo stesso tempo, se la Cina decide un domani di partire con un'altra criptovaluta, ragazzi, il Bitcoin potrebbe avere dei problemi, così come è uscito DeepSeek, potrebbe uscire un'altra criptovaluta che potrebbe creare una svalutazione immediata. Quindi in questi momenti andare a giocare sul megatrend può essere pericoloso, no? Però l'America sicuramente vuole essere presente e determinante e vuole essere la prima, e questo è un punto secondo me che ci sta nella mente di Trump, no? Cioè come si fa a essere i primi dal punto di vista commerciale, economico, culturale, avendo il dominio e predominio sui megatrend più importanti, che sono l'intelligenza artificiale, il Bitcoin, ma anche la conquista dello spazio. Qui, vabbè, c'è Musk al fianco di Trump e quindi c'è poco da dire, ma la conquista dello spazio molto spesso si dimentica che ehm, la nuova frontiera, l'altra nuova frontiera fuori dal pianeta Terra, ma è la nuova frontiera, il nuovo West da conquistare per l'America. E sicuramente chi conquista, lo ripeto e lo puntualizzo, chi conquista lo spazio conquista il dominio sulla Terra, perché le comunicazioni passano da lì, e quindi io adesso non penso ancora alla questione di dire ok, la Terra sta finendo il suo corso e quindi dobbiamo cercare un'alternativa, no, a questo pianeta. Sicuramente un domani ci sarà questo problema, ma al momento, secondo me, il problema principale dell'America non è quello di pensare a questa alternativa. Il discorso dell'America è quello di dire ok, io in questo momento voglio conquistare il dominio assoluto economico sul mondo, o meglio mantenere questo dominio che al momento ho, perché i numeri parlano chiaro. Come faccio? Lo detengo conquistando lo spazio, perché da lì, ragazzi, ci sono i satelliti, c'è poco da fare, e quei satelliti ci fanno detenere assolutamente il potere su tutte le comunicazioni, e sapete che la comunicazione è un punto fondamentale, no? Se voi andate è quello che viene definito il quarto potere, no? Cioè, se si vuole mantenere in qualche modo, si vuole far grande un paese, bisogna lavorare sulle infrastrutture, sulla detassazione, quindi sulla spinta economica per far stare bene anche le persone meno abbienti, perché in America in questo momento effettivamente, seppure ci sia un bassissimo tasso di disoccupazione, ci sono persone che fanno fatica effettivamente ad arrivare alla fine del mese, quindi come dicevo, per far grande di nuovo l'America, ci vuole un controllo su questi punti fondamentali, sulle infrastrutture,
quindi sui trasporti, sulla comunicazione e dove sta lavorando Musk, perché Musk in definitiva ha lottato tanto per avere X perché gli mancava un canale di comunicazione, aveva già quello delle infrastrutture, lo spazio, Hyperlink sottoterra e via discorrendo, quindi Hyperloop, scusatemi, e quindi ha delle realtà di trasporti incredibili, pensate anche alla Tesla, quindi il segreto è trasporti, comunicazione e tu hai già energia dove sta lavorando Trump e quindi tu hai chiuso il cerchio, hai una autoregolamentazione, è un'America di nuovo veramente fortissima. Eh, Detto questo, passiamo al secondo punto, dove dobbiamo andare ad investire? Perché questo è l'importante, cioè una volta che noi abbiamo capito qual è la politica di Trump, dove vogliamo andare ad investire? Beh, se noi pensiamo quindi a quello che abbiamo detto prima sull'idea di autosufficienza, sicuramente uno dei punti è quello energetico, cioè dobbiamo andare a investire nuovamente su delle azioni o su degli strumenti finanziari che siano legati all'energia, ok? Ma non sull'energia rinnovabile, ma sull'energia tradizionale. E sempre legato a questa idea di autosufficienza e quindi di chiusura verso le altre parti del mondo sulla difesa perché questo vorrà dire che preventivamente verranno costruiti dei materiali per difendersi in caso di attacco, no? Quindi dei missili e via discorrendo. Quindi una parte fondamentale è energia e discorso della difesa e investimenti militari. Una nicchia di questo potrebbe essere anche, a me non piace usare quella parola deportazione perché ricorda dei fatti molto negativi, ma sicuramente una delle idee di Trump è quella di in qualche modo liberare, ma questa è, secondo me, ve lo devo dire, è più uno strizzare l'occhio all'elettorato di basso livello, è quello di far uscire tutte le persone che non siano americane, che hanno dei problemi con la legge, farle uscire dall'America. No? E quindi in questo caso si è parlato di deportazione. Io eviterei di parlare di quel caso perché purtroppo quelle persone andavano a finire male. In questo caso non dovrebbe essere così, dovrebbero essere portate all'esterno del territorio americano, ma quindi anche uno stato detentivo, no? Quindi molte più prigioni, le forze che portano via queste persone, quindi tutte queste strutture di accoglienza, secondo me è anche uno sviluppo molto importante. Quindi questa autosufficienza, no? In qualche modo da un punto di vista energetico e quindi porta tre gangli fondamentali, quindi puntare sull'energia, puntare sulla difesa e puntare appunto su delle aziende che fanno strumenti carcerari, strumenti detentivi il proprio focus. Se invece andiamo a vedere la spinta economica, quindi questa deregolazione, no? Deregulation che noi abbiamo, quindi cercare di togliere la burocrazia, la massima burocrazia o massimi vincoli per la produzione, perché poi è quello che ti permette di produrre di più e noi in Europa produciamo poco, abbiamo poca produttività perché abbiamo molti vincoli, probabilmente anche giustamente perché abbiamo una Costituzione, abbiamo delle leggi molto, molto strutturate nei secoli. Questa attività di deregulation sicuramente avvantaggerà probabilmente un quarto comparto, che è quello delle banche. Le banche si troveranno a poter avere più soldi grazie a questa deregulation e quindi quello potrebbe essere un comparto che ne agevolerà in maniera molto, molto importante. E poi ricordiamoci, c'è anche il dato della produttività, no? Quindi abbiamo detto e dell'aumento della produzione, quindi della spinta economica interna, in quel caso lì, secondo me, grazie ai dazi, grazie al ritorno al lavoro in sede, perché il lavoro da remoto Trump vuole limitarlo in maniera importante, questo può aiutare in maniera molto importante le imprese, no?
quindi le imprese manifatturiere, quelle che producono, quelle che creano, quindi secondo me potrebbe agevolare un numero importante di aziende questa deregulation, quindi le banche, ma anche questa diminuzione delle tasse potrebbe agevolare le aziende piccole e medie. Quindi questo è il quinto punto. Le aziende piccole e medie sono delle azioni, sono rappresentate da azioni, sapete, molto meno stabili in termini di prezzo, quindi più volatili rispetto alle grandi, alle big company, però hanno dei potenziali molto forti. Voi sapete che negli ultimi 10 anni quello che ha spinto fortemente la borsa americana sono le big tech, e sono soprattutto le grandi, grandi compagnie, Facebook, quindi Meta, Google, Apple e via discorrendo, ma le piccole e medie imprese non sono cresciute così tanto e solitamente perché? Perché appunto non avevano magari delle tasse molto, molto importanti e soprattutto c'erano i tassi di interesse alti, quindi facevano fatica a prendere del denaro, no, in prestito per poter investire nella crescita. In questo caso con Trump, secondo me, le piccole e medie imprese potrebbero sfruttare questo momento e quindi in questo caso potrebbe avere senso investire anche nelle small e mid cap, chiamate così in America, no? Quindi tutto quell'universo che non sono le SP500, cioè quindi le 500 compagnie più grandi, ma puntare anche sulla crescita delle piccole e medie, perché è quello che poi fa la ricchezza di un paese, no? Cioè se noi puntiamo sempre solo su quelle 10 aziende, quelle 10 aziende fanno il benessere proprio di parecchie persone, ma un gruppo limitato, ma se noi, come dire, spalmiamo questo benessere sul territorio attraverso le piccole e medie imprese, cambia proprio il benessere di tutte le persone all'interno del territorio americano e anche esterno al territorio americano, perché poi alla fine l'America comanda su molti altri aspetti. Questo è proprio un American Dream, cioè stiamo rivivendo di nuovo un'America, un sogno americano. E infine, un altro punto sul quale investire, adesso faccio un piccolo recap, abbiamo detto energia, difesa, piccole e medie imprese e le banche, e chiaramente le aziende manifatturiere o acciaierie o coloro che producono del materiale o che costruiscono, quindi anche delle aziende di costruzione, perché poi nel momento come dire, della rinascita, se vogliamo così chiamarla, economica, la ricostruzione è sempre un aspetto fondamentale, no? Quindi la creazione di edifici, non solamente edifici, come dire, familiari, ma anche ad uso commerciale. C'è poi l'ultima parte, che è quella della conquista, no? Che abbiamo visto precedentemente, quindi di tre altri settori. Quindi abbiamo detto l'intelligenza artificiale, il Bitcoin e lo spazio. Ok? Questi sono argomenti, secondo me, molto interessanti, che però vanno valutati con più attenzione, no? Se il comparto dell'energia, della difesa, delle banche, della parte di infrastrutture di costruzione è come dire, sì, per carità, può essere più ciclico, ma comunque nel tempo ha meno volatilità, no? Se vogliamo dirla così. Quando parliamo di Bitcoin parliamo di una volatilità estrema, adesso siamo a oltre $100.000 per un Bitcoin, ma 2 anni fa eravamo molto molto meno, c'è una volatilità molto alta. Idem per l'intelligenza artificiale, avete visto ieri Nvidia, nei giorni scorsi Nvidia ha perso il 20%, c'è la conquista dello spazio, ma sono territori, come dire, settori di megatrend dove un'innovazione, no? Basta un'innovazione che ti butta a terra tutto quello che avevi costruito precedentemente. Abbiamo visto DeepSeek, quindi attenzione, cioè questi nuovi territori, queste nuove frontiere di conquista possono essere delle frontiere particolarmente pericolose, no? Nel senso che sono delle montagne russe, quindi è giusto magari essere sul cavallo che si pensa essere il vincitore, ma puntare una cifra su quel cavallo limitata, no? Attraverso l'idea del money management, attraverso una diversificazione del portafoglio, ma facendo molta attenzione. Poi ricordiamoci sempre che noi siamo degli investitori
piccoli, medi, anche come cultura, no? Finanziaria e anche come conoscenza delle cose che permeano e stanno attorno al mondo economico, perché noi non siamo nei gangli del potere, quindi giustamente bisogna fare attenzione anche a questo punto, cioè noi abbiamo delle risorse limitate di conoscenza perché noi sappiamo quello che ci viene veicolato, poi dobbiamo strutturarlo con la nostra intelligenza, con la nostra conoscenza, ma certe notizie molto spesso vengono fatte uscire appunto per muovere la massa in una direzione, no? Come il torrente spinge i salmoni in una direzione. Quindi questi sono i punti sui quali, sulle sezioni, i settori nei quali secondo me bisognerebbe in qualche modo chi vuole andare ad investire per beneficiare di Trump alla Casa Bianca, ok? Quindi ripetiamo, Bitcoin, tecnologia AI, spazio, piccole e medie imprese, le banche, settori di costruzione, la difesa e l'energia. Abbiamo un universo veramente sterminato, ma sicuramente l'America ci troveremo, come dire, in un pianeta nel quale l'America potrà veramente non solo primeggiare come sta facendo, ma dominare. E tutto questo quindi ci pone ad arrivare alle considerazioni finali, ma quindi l'America non avrà problemi, non ci saranno problemi a questa idea trampiana del mondo, di questo nuovo American Dream, no? Fare di nuovo l'America grande. Secondo me ci potranno essere, perché non dobbiamo dimenticarci che l'America non è l'unico player, no? L'unico giocatore di questa scacchiera mondiale, ci sono altri giocatori e questa volontà di dominio assoluto non può far altro che creare delle tensioni, no? Sociali, economiche, di scontro fra le varie culture, perché non dimentichiamoci che questo è anche uno scontro culturale, no? Se vogliamo un aspetto più conservatore come quello orientale, no? Quindi della Cina, della Russia, del Medio Oriente, rispetto ad una spinta più progressista. Lo so che fa strano dire più progressista con Trump che è un conservatore, diciamolo così, no? È un repubblicano, ma in realtà le sue idee sono molto progressiste dal punto di vista spinto economico e culturale, no? Quindi quello che vogliamo dire è attenzione, perché ci saranno sicuramente delle problematiche, no? Dal punto di vista sociale, politico, con altre culture, con altre nazioni. Quindi questo creerà, secondo me, instabilità e quindi vedremo il nostro investimento scendere e salire, ed è per questo che diventa importante, fondamentale, mantenere una linea di investimento, come dicevo all'inizio del video, strutturata nel lungo periodo. Non facciamoci prendere dall'ansia, non facciamoci prendere dalla frenesia, questo è un punto fondamentale. E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente, se parliamo a livello globale, ci possono essere dei problemi anche per le cappe internazionali, no? Quindi per le azioni internazionali, perché in un portafoglio diversificato molto spesso cosa viene consigliato? Viene detto, ok, mettete, non lo so, un 60%, un 50% di azionariato americano, un 30% di azionariato europeo per stabilizzare il vostro portafoglio, perché uno è più growth, quello americano, uno più fundamental, che quello europeo, e poi ci avete la chicca che può esplodere o no, ma ci mettete sopra un 20% che sono i territori emergenti, come la Cina, la Russia, il Brasile e via discorrendo, e quindi un 50-30-20, no? Però ragazzi, se l'America veramente riesce a mettere a terra quello che sta dicendo, la situazione si fa un po' più complessa, no? Per le aziende esterne al territorio americano, perché avranno dei dazi e quindi esporteranno di meno, avranno meno fatturati, e questo, ragazzi, può creare degli scompensi all'interno degli altri pianeti, delle altre nazioni. Quindi secondo me l'America non potrà oggettivamente mettere a terra tutto quello che vuole, Trump non potrà farlo per mantenere un equilibrio mondiale, no? Quindi due punti secondo me da sollevare ci sono già. Cosa succederà alle azioni internazionali? Quindi attenzione se avete delle grandi porzioni di investimenti in azioni internazionali, e attenzione a quello che può essere dei dissidi, no, tra nazioni, e quello crea instabilità.
Quindi questi sono due punti fondamentali. Un terzo punto che a me preoccupa della politica trumpiana sicuramente è il fatto che ci sarà un aumento della volatilità ulteriore, non solo perché appunto dicevo prima ci possono essere dei dissidi tra le nazioni, ma perché alcune aziende compreranno le azioni proprie. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento che tu hai meno tasse, pensiamo alla banca, no? A una banca, cioè quando tu hai più soldi da investire, sicuramente puoi fare più ricerca, puoi dare di più, non lo so, ai tuoi dipendenti, ma molti cosa faranno? Faranno lievitare il prezzo delle proprie azioni comprando le proprie azioni, no? Quindi ipotizziamo Meta, ha più soldi, compra delle proprie azioni, il prezzo delle azioni di Meta sale. Questo è un po' quello che è successo negli ultimi anni, onestamente facendo salire i prezzi delle azioni in maniera determinante, ma non collegandoli alla produttività, no? Quindi quell'azienda non sta salendo perché è produttiva, ma perché sta pompando ossigeno all'interno della propria azienda, quindi sembriamo più grossi, ma in realtà dietro non c'è tutta quella sostanza. Ecco, quindi la tecnica delle azioni proprie che ha preso spazio negli ultimi anni in una maniera determinante ha fatto gonfiare in maniera importante il valore delle azioni e questo sarà ancora più determinante nel futuro perché appunto le azioni probabilmente avranno più soldi perché ci sarà deregulation, ci saranno meno tasse, meno vincoli per le aziende e quindi questo potrebbe creare un'ulteriore bolla per le azioni. Ecco, questo è un punto del quale io ne voglio parlare in maniera fondamentale, ragazzi. Cioè, io credo che le azioni siano assolutamente in America, assolutamente sopravvalutate. E questo non lo dico io, lo dice la storia, no? Lo dice la storia che se noi prendiamo l'indicatore più semplice, quello di Warren Buffett, no? Che guarda la capitalizzazione delle aziende con la produzione interna lorda, si vede che nel paese americano si vede che le aziende sono assolutamente valutate, ok? Rispetto alla produttività che hanno. Ok, io vi faccio l'esempio di Tesla. Tesla, ottima azienda, ma c'è dietro un sogno americano, c'è una narrazione, ragazzi. C'è il mito di Musk, perché in termini di vendite, sì, è diventata importantissima rispetto a 10 anni fa, è importantissima, ma il valore, il distacco della capitalizzazione rispetto alle altre aziende produttive di macchine non sta né in cielo né in terra. Cioè, e la produzione in alcuni casi è simile, non lo so, con quella di BMW, dell'Audi, ma è capitalizzata 10 volte, no? Faccio un esempio, adesso non ho i dati dietro, ma questo per dirvi che dietro c'è una narrazione rispetto a queste azioni e il momento attuale americano delle azioni è assolutamente probabilmente vicino ad una bolla, cioè questo non lo può negare nessuno. Poi dietro c'è la narrazione, come dicevo, scusate, lo storytelling, mettiamola così, della comunicazione che dice no, ma perché la tecnologia ha spinto tanto in questi anni, la nuova rivoluzione industriale, quindi è normale che le azioni valgano di più perché dietro c'è la tecnologia, quindi ci sono molta più produttività e adesso c'è la nuova rivoluzione industriale grazie all'intelligenza artificiale, quindi ci aspettiamo un'ulteriore crescita, ma nonostante questo ragazzi sicuramente è vero che c'è più produttività all'interno dell'azienda, ma le azioni non hanno mai avuto un price earning, o meglio non è vero che non hanno mai avuto, ma hanno un price earning, quindi un prezzo sugli utili molto alto, troppo alto rispetto al valore medio. Quindi in questo momento le azioni americane valgono già tantissimo, ragazzi, già tantissimo. Quindi questo cosa può portare? Può portare veramente ad una bolla, ecco. E qui mi ricollego veramente a un discorso da tenere in considerazione a noi piccoli e medi investitori. Ragazzi, non ci facciamo prendere dall'emotività, come abbiamo detto prima, che è arrivato Trump, guadagneremo un sacco di soldi, sì, potrebbe essere, ma i punti di domanda sono tantissimi, ok? E dobbiamo tenerli in considerazione. Perché? Perché al momento le azioni americane sono sopravvalutate e se aumenteranno ancora, come è probabile che possano aumentare seguendo la politica di Trump, se riuscirà ad attualizzarla, potremmo cadere in una bolla che avrà una caduta, non dico senza precedenti, ma molto, molto importante. E allora, se noi andiamo a vedere cosa sta facendo
cosa stanno facendo i grandi investitori, allora ci poniamo ulteriormente qualche domanda, no? A cosa dobbiamo fare adesso che Trump, con i nostri investimenti, adesso che Trump è presidente? Eh, Vi faccio sempre il solito esempio, ma è chiarificatore. Warren Buffett. Warren Buffett solitamente dice ad un investitore medio di fare una cosa, di avere il 90% in azioni attraverso l'acquisto di un indice, quindi di un SP500 ad esempio, perché tu hai le 500 più grandi americane e dormi sogni tranquilli. 90% e il 10% compri dei bond, cioè dei titoli di Stato, ok? In questo momento, Warren Buffett, in questo momento storico, okay, fino a qualche mese fa, aveva il 55% di bond, short term, quindi a termine breve. Quindi solo il 45% sulla parte dell'azionariato. Okay? In realtà c'è una quota di cash, ma io la metterei all'interno della parte di bond e quindi di short term. Quindi questo per farvi capire come lui sta attendendo in un momento di attendista. Perché? Perché la filosofia del lungo investitore, medio-lungo investitore, non è quella di guadagnare in questo momento, di guadagnare nel lungo periodo. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che lui in questo momento non sta vedendo opportunità di valore. Perché l'investimento di Warren Buffett è basato sul valore. Cosa vuol dire valore? Vuol dire che noi cerchiamo il valore di una società, cioè che quindi ha delle prospettive di crescita, che quindi ha una certa stabilità, ma che ha anche un buon prezzo. Ok? In questo momento tutto questo apparentemente sembra che non ci sia. E io vi devo dire che sono d'accordo con lui, perché io vedo che secondo me le azioni sono sopravvalutate, totalmente sopravvalutate in molti casi. Magari non le piccole e medie imprese, ma l'S&P 500, le grandissime azioni sono sopravvalutate. E questo cosa può portare? Può portare veramente, ragazzi, ad una bolla, allo scoppio di una bolla, che Trump può contenere, ma ragazzi, non si può contenere tutto nella vita, c'è dei problemi Trump e anche se li avrà, e li avrà anche causati grazie all'inflazione che potrebbe esserci, per questa deriva inflazionistica, no, di costruzione di spinta economica porterà appunto all'inflazione, ok? Perché la spesa aumenterà, la spesa statale aumenterà in maniera spropositata e quindi ci sarà inflazione. E questo è una cosa preoccupante, ragazzi, cioè ehm, ci sono tanti punti di domanda, abbiamo visto, no? E se anche dei grandi investitori sono attendisti in questo momento e quindi stanno mettendo parte del loro portafoglio in situazioni più comode, più sicure, questo ci deve far pensare. E quindi pensateci anche voi, ragazzi, cioè sì, è bello guadagnare quando sull'onda dell'entusiasmo, Bitcoin, criptovalute, intelligenza artificiale, compriamo tutti Nvidia, però poi bisogna essere realisti perché noi guadagniamo adesso, ma fra 5 anni cosa succede? Cioè noi il nostro portafoglio lo dobbiamo vedere non da quanto abbiamo guadagnato quest'anno, quanto abbiamo guadagnato l'anno scorso, dobbiamo guardarlo nei nostri 10, 15, 20 anni, perché quello che noi creiamo ci serve per il futuro nostro e della nostra famiglia, cioè questo è lo scopo dell'investitore piccolo-medio, ok? Noi non viviamo attraverso, non è il nostro reddito l'investimento, no? Ok? È un investimento, cioè investiamo in qualcosa per un nostro obiettivo. Quindi sicuramente quello che dobbiamo valutare è che in questo momento ci sono delle grosse opportunità, ma ci sono dei grossi punti di domanda che dobbiamo considerare. E quindi quello che io voglio dirvi è che per concludere questa dissertazione, scusatemi perché è stata abbastanza lunga, perché io ho dei dubbi, lo dice anche questo libro, Il nuovo ordine mondiale di Ray Dalio, no? È un libro che differisce in un mattone, molto bello ma molto impegnativo nella lettura, spiega come funziona il mondo, come ha funzionato il mondo negli ultimi 500 anni, cerca di capire cosa potrebbe succedere. Ecco, perché l'ho preso in questo video? Perché secondo me c'è un elemento che si sposa a pennello, è l'idea del big cycle, no? Quindi del grande ciclo. Quello che lui sta cercando di spiegare qua è che secondo lui l'America è alla fine di un grande ciclo, no? E questo è un po' il canto del cigno, cioè questo momento trampiano del nuovo desiderio di rinnovazione, di spinta economica, in realtà è
l'ultima punta prima della discesa, cioè quello che viene chiamato il canto del cigno, cioè che prima di morire canta. Perché lui spiega chiaramente all'interno di questo libro che c'è un ciclo, no? Economico molto lungo che è fatto di un periodo di espansione, un momento nel quale questa espansione, no, richiede tanto denaro, quindi un aumento della spesa e quindi del debito, ed è quello che sta vivendo l'America, ma tutti i paesi occidentali come anche l'Europa. Noi in Italia abbiamo un debito sterminato, per poi trovarci nel terzo momento, nella terza ondata, nella crisi. Nella crisi perché si arriva assolutamente ad una bolla economica, che è il piano prima della caduta della recessione totale. Ma non è di quelle recessioni che capitano nei 7-8 anni, è una recessione importantissima, no? Fondamentale, di cambio proprio radicale, culturale, economico, strutturale all'interno della società. E di solito lui fa diversi esempi, questi sono cicli che richiedono 70, 80, 100 anni, no? Per essere espressi totalmente. E noi, secondo lui, ci troviamo all'interno di questo ciclo, soprattutto in America. E lui pensa che questo è il ciclo finale, il canto del cigno, ok? Quindi questo cosa ci porta a pensare? Ci porta a pensare che sono in molti a credere che non sia tutto rose e fiori quello che stiamo vedendo in questo momento e quindi cercare di essere un po' conservatori anche in questo momento nel quale tutto sembra da una parte, sembra un gioco nel quale Trump arriva alla Casa Bianca e firma 100 emendamenti nel primo giorno. Sicuramente apprezzabile da questo punto di vista perché in Italia una cosa così 100 emendamenti non li fanno manco in 5 anni, però ci porta a capire come sia importante avere un equilibrio all'interno della nostra gestione del portafoglio. Quindi, ragazzi, quello che voglio dire è che sicuramente seguire la contingenza, quindi i momenti nei quali viviamo, approfittarne può avere un senso, ma ci sono 3 regole, ragazzi, dell'investimento che non vanno mai scordate. Sono quelle che vengono definite l'action plan, cioè quei piani che devono essere spuntati nel momento nel quale andiamo ad investire. E sono 3. Prima di tutto bisogna pensare al long run. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che noi non dobbiamo pensare a questo anno, ai 4 anni di presidenza di Trump, ma dobbiamo pensare alla corsa lunga del nostro portafoglio. Noi abbiamo bisogno di 10, 15, 20 anni di investimento, 30 anni di investimento, la nostra strategia deve essere studiata su quella lunghezza d'onda, ok? Quindi ragioniamo in quei termini lì, non solamente sulla contingenza perché Trump è alla Casa Bianca. Long run, diversificazione, quindi cercare di capire di non avere sempre solamente 2 azioni, 3 azioni, ecco, questo ragazzi io lo sconsiglio vivamente, cioè io conosco tantissime persone che puntano in questo momento all'intelligenza artificiale, quindi io vado su Nvidia, Palantir, ho anche un po' di Bitcoin, ragazzi per carità, voi magari un anno guadagnate il 150%, ma l'anno dopo perdete il 60%, quello dopo, non lo so, Nvidia chiude perché non si sa e vi trovate con un pugno di mosche o vi rendete conto che la percentuale di crescita è molto più bassa invece di avere un investimento di medio-lungo periodo, come è provato scientificamente dai dati, ok? A livello statistico. Quindi bisogna diversificare. Cosa vuol dire diversificare? Vuol dire avere coprirsi, ecco. Se voi volete, credete tanto nell'intelligenza artificiale, comprate un ETF dell'intelligenza artificiale, ok? Che ha tutte le aziende dell'intelligenza artificiale, non solamente una. Perché? Perché in quel momento il rischio è troppo alto. Quindi long run, diversificazione, e qui torna un po' il discorso di prima. Attenzione però in questo momento a quello che può succedere ai territori emergenti, all'Europa. Quindi diversificazione, ma diversificazione vuol dire non avere 1, 2, 3 azioni all'interno del portafoglio solo, perché è pericolosissimo. Okay? Faremo dei video per spiegare come deve essere diversificato il portafoglio. Quindi long run, diversificazione e investire costantemente. Questa è la terza regola aurea. Investire costantemente nel nostro portafoglio di investimenti. Quindi non farlo tutto di botto, cioè acquistare 20.000 euro e poi per 5 anni non metterci più soldi dentro, ma
una volta, non dico al mese perché i costi potrebbero essere elevati, se io vado a mettere solo 100 euro, investire tutti i mesi non ha tanto senso, ma una volta ogni 6 mesi, una volta l'anno, vado ad investire all'interno del mio portafoglio in maniera importante per tutto il periodo nel quale io ho il mio portafoglio. Okay? Quindi ragazzi, spero che questo video su come investire ora che c'è Trump alla Casa Bianca vi ci sia piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto.